Ciao a tutti, con questo video, vorremmo aiutarti a far rendere meglio il tuo sito e-commerce, se già ne hai uno e magari non funziona come dovrebbe. Per fare questo, ti daremo 100 idee che sono altrettanti punti di riflessione, sui quali lavorare, verificarle in base a quanto hai già in funzione sul tuo e-commerce, oppure semplicemente per farti riflettere sulle operazioni da compiere, per far rendere al massimo il tuo negozio online. 100 idee in 100 puntate. Partiamo dall'inizio. Facciamo una breve introduzione. A che punto siamo? Quali sono i principali requisiti per un e-commerce di successo? Hai studiato il tuo ciclo di vendita prima di passare all'operatività? Ricerca prima tutte le opzioni e le tue opzioni disponibili. La giusta flessibilità per il tuo e-commerce. Sforzati di semplificare al massimo la vita ai tuoi clienti. Preparati dall'inizio a scalare le posizioni nel mercato. La sicurezza sempre al primo posto. Ed infine eccole, le 100 idee da verificare e mettere in pratica. Il mondo di oggi è un mondo di e-commerce. Commercio elettronico. E-commerce, chiaramente definito come web commerce, significa fondamentalmente la vendita di merci o servizi su internet con transazioni elettroniche e anche attraverso una rete sicura. E-commerce non è solo acquistare, vendere o fornire servizi, ma è anche un sistema di marketing attraverso un sistema elettronico. E-commerce significa anche facilitare lo svolgimento delle transazioni commerciali per via elettronica. Al momento, l'e-commerce è una tecnologia consolidata in tutti i principali paesi. Ma non fare l'errore di pensare che aprire un e-commerce basti per aprire un negozio online. Ti servirà un mix di cose, partendo dal negozio fisico perché, come abbiamo scoperto nella puntata apposita, che ti consigliamo vivamente di guardare, è un punto di riferimento fondamentale per i tuoi clienti, ma poi dovrai avere una piattaforma di vendita online che si prenda cura dei prodotti. Avrai bisogno di una cookie policy ed una privacy policy ottimizzate, essere in regola con gli adempimenti per la Camera di Commercio, dovrai aggiornare le informazioni legate alla partita IVA e curare gli aspetti che riguardano gli acquisti, per arrivare alla gestione del sito web e del blog necessario, operare sui social network. Se non vuoi solo spendere soldi per fare continuamente advertising, l'unico modo certo per poterti far vedere, dovrai curare particolarmente bene quelle parti del sito e-commerce legate alla visibilità quali sono, le schede tecniche dei prodotti, le recensioni dei consumatori, i consigli per l'utilizzo dei prodotti o servizi e tanto altro. In questo, sappi che la nostra azienda, Scopri chi siamo, potrà aiutarti principalmente a comprendere bene la strada più adatta per il tuo progetto. Costruire un negozio di e-commerce non è un lavoro facile. È necessario un software in grado di gestire i clienti e le loro esigenze. Il software dell'e-commerce dovrebbe essere in grado di gestire l'inventario, i costi di spedizione e gestione, le tasse, la spedizione e l'elaborazione dei pagamenti degli ordini dei clienti. Potresti incontrare molte opzioni quando decidi di costruire un negozio di e-commerce. Prima di sceglierne uno è importante avere una visione chiara delle proprie esigenze. I requisiti tecnici potrebbero includere coupon, sistemi di tracciamento, opzioni di accesso del cliente o qualsiasi altra cosa. Altri requisiti includono il tipo di impressione che desideri fornire ai tuoi preziosi clienti. Prima di optare per una qualsiasi delle soluzioni per la creazione di un negozio di e-commerce, studia il modello di base dell'e-commerce che rappresenta l'intero ciclo di vendita e marketing. Il primo elemento costitutivo di questo ciclo è il pubblico in cui definisci il tipo di clienti che sceglierai come target. In secondo luogo sono le materie prime, in cui caratterizzi i tipi di prodotti che immetti sul mercato. Il terzo è l'assistenza clienti in cui risponderai alle domande e offrirai soluzioni ai problemi dei clienti o potenziali clienti. Il prossimo è la pubblicità, il marketing e l'approvazione in cui un'azienda promuove i prodotti o servizi. Poi c'è l'elaborazione delle transazioni, la fase tecnica più importante del ciclo, che gestirà gli ordini, le tasse, l'elaborazione dei pagamenti e la consegna degli ordini. Le transazioni possono essere automatiche o manuali. Nell'elaborazione manuale è necessario inserire manualmente i dati della carta di credito tramite un terminale offline. In caso di elaborazione automatica, il modulo d'ordine di un cliente verrà impostato con un programma che elabora e addebita la carta di credito per te. Dopodiché, ci sono servizi post vendita riguardanti il modo in cui fornisci supporto, soluzioni e servizi dopo la vendita.
Ultimo ma non meno importante è il nome del marchio con il quale creerai un'immagine aziendale distintiva per corrispondere ai clienti. Nessuno presterà attenzione al tuo negozio online, a meno che qualcosa non attiri la loro attenzione. Ricorda bene che devi porti anche queste due domande. 1. Quale sarà il bacino di utenza dell'e-commerce? Vendo al mio vicinato e dentro un raggio d'azione specifico oppure consegna anche in tutta Italia o nel mondo? 2. Ho necessità dell'e-commerce per completare il mio negozio fisico, oppure sto puntando realmente su di una nuova attività commerciale? Dopo aver definito le tue esigenze, puoi iniziare a ricercare le tue opzioni. Ci sono due percorsi di base che puoi seguire quando costruisci l'e-commerce. Acquistare software già pronto, o costruire un sistema personalizzato, con componenti e parti in base alle tue esigenze e ai tuoi budget. Alcune aziende offrono regali e prodotti d'impulso ben posizionati per migliorare gli approcci di marketing. Ciò richiede che una soluzione di e-commerce sia sufficientemente flessibile da consentire vari omaggi, coupon e promozioni. Inoltre, se il tuo prodotto è disponibile in una varietà di modelli o stili, con diverse opzioni e prezzi diversi, devi comunicare questi fattori e rappresentarli distintamente nel tuo negozio online. Un vero uomo d'affari seguirà sicuramente gli schemi dei suoi clienti abituali così come quelli che visitano direttamente il sito. Gli strumenti di monitoraggio delle statistiche web possono essere di grande aiuto a tal fine. Alcuni negozi di e-commerce sono molto facili da usare e richiedono solo pochi minuti per imparare, mentre altri sono più complessi con così tante funzionalità che possono essere travolgenti. Poter vedere una dimostrazione del software prima di acquistarlo è di grande aiuto per determinare la facilità d'uso. Parti comunque dal presupposto che ogni software di e-commerce ha alle spalle un più o meno potente gestionale e, in ogni caso, sarai travolto da un grande lavoro, dietro le quinte, a prescindere dalla soluzione che vorrai utilizzare. Tieni anche presente che avrai necessità di alcuni requisiti di base, perché devi pensare al suo sviluppo nel futuro, ed in particolare, poter crescere con la tua azienda è molto importante. Se scegli una soluzione molto semplice ora, quindi richiedi una soluzione più robusta lungo la strada, perderai tempo nella conversione del tuo negozio. Se la struttura dell'URL del tuo negozio non è coerente, puoi anche perdere il posizionamento nei motori di ricerca modificando le soluzioni di e-commerce. Pertanto, è importante scegliere una soluzione di e-commerce che possa crescere con te. Ad esempio, alcuni proprietari di negozi potrebbero non volere i coupon all'inizio, ma poi lungo la strada decidono che è una buona idea. Alcuni negozi possono anche avere limiti sul numero di prodotti, il controllo dell'inventario e il monitoraggio che lungo la strada saranno molto importanti. Di estrema importanza per i negozi online è la sicurezza delle transazioni. La priorità, per qualsiasi impresa commerciale, dovrebbe essere la sicurezza delle transazioni. Grazie all'SSL, Secure Socket Layer, i dati possono essere protetti dai proprietari di negozi online. SSL è una tecnologia di crittografia che crittografa un messaggio, e il destinatario lo decodifica utilizzando la sicurezza RSA. Per abilitare SSL sul tuo sito, hai bisogno di un ID digitale, una forma di identificazione che ti riconoscerà. Dietro la sicurezza dei dati, ci sarà anche la tua immagine aziendale. Nel complesso, nella creazione del proprio negozio di e-commerce, 4 cose si rivelano essenziali. 1. Facilità d'uso. 2. Flessibilità. 3. Sicurezza. 4. Scalabilità. Cerca tutte le tue opzioni prima di fare una scelta finale, e quando possibile, ottieni una prova gratuita della tua soluzione, prima di acquistarla. Molte aziende hanno capito il potenziale dell'e-commerce, e hanno approfittato di questa opportunità. Abbiamo visto l'importanza del completamento del negozio fisico a latere di un e-commerce, e vi consigliamo la lettura del nostro studio tutorial sull'e-commerce ibrido. Tuttavia, ci sono molte altre aziende che non hanno ancora effettuato il passaggio al commercio elettronico. Molti credono che possa aiutare solo le aziende che hanno già successo. Questo non è vero. L'e-commerce può essere utilizzato da qualsiasi azienda, ed ognuna di esse non potrà fare a meno di ritagliarsi uno spazio online, per iniziare e poi pian piano puntare sull'integrazione dei due canali. Puoi anche utilizzare l'e-commerce per fornire ai clienti un servizio migliore. Questo, perché puoi interagire direttamente con i tuoi clienti, e risolvere eventuali problemi che potrebbero avere.
Tutto ciò fa sentire i tuoi clienti più apprezzati. Puoi risparmiare molto tempo e denaro utilizzando l'e-commerce. Non è necessario assumere personale aggiuntivo per gestire le domande dei tuoi clienti. Ciò riduce i costi operativi. Inoltre, puoi offrire sconti e offerte ai tuoi clienti, senza doverti preoccupare di come implementarli. L'e-commerce è anche un buon modo per pubblicizzare la tua attività. Molte persone ora si rivolgono a internet come fonte di informazioni. Se vuoi pubblicizzare la tua attività, dovresti considerare di utilizzare l'e-commerce. Ciò ti consentirà di indirizzare un gran numero di persone. L'e-commerce non è difficile da configurare. Devi solo assicurarti di scegliere il software giusto per la tua attività. Ci sono molti pacchetti software disponibili per l'e-commerce. Tuttavia, dovresti assicurarti di scegliere quello migliore per la tua attività. Pensa sempre all'esperienza del cliente, e da quali informazioni dovrebbe visualizzare immediatamente un acquirente, per prendere la decisione di acquistare. Le linee guida su prezzo, dimensioni e spedizione, sono chiare e facili da trovare sul sito? Quando un cliente vuole fare i suoi acquisti, tende a navigare o a cercare direttamente? Guarda le immagini o legge descrizioni? Preferisce vedere le tue opzioni organizzate per prezzo, taglia o colore? Mostri le tue garanzie in modo visibile? È un nostro preciso obiettivo, consigliarti per farti realizzare quello che è più giusto per te e la tua azienda, ed ecco perché abbiamo realizzato 100 puntate, con tutti i piccoli consigli che intendiamo fornirti, per fornire dei servizi sempre completi a tutti gli acquirenti dell'e-commerce della tua azienda, e che pubblicheremo in pillole, ognuna delle quali mirata ad un determinato argomento. Non esitare a contattarci. La nostra app e-commerce Evolution nasce per il mobile, ossia per lavorare sugli smartphone dei tuoi clienti, e la sua prerogativa principale è quella di essere facile da usare, flessibile per farti risparmiare tutto il tempo possibile, e smart a tutti gli effetti, per lasciare tutto il tuo tempo dedicato al tuo lavoro principale. L'e-commerce non deve diventare un ostacolo alle tue vendite, ma una risorsa ed opportunità. Come ti senti dopo aver letto questo post? Abbiamo chiarito le tue idee su come aprire un e-commerce? Leggi ora la prima pillola consiglio, per far rendere al massimo il tuo negozio online.